preparati, perché Morgan sta entrando nel mondo delle recensioni, mostrando tutte le peculiarità delle armi, delle attrezzature, dell'equipaggiamento tattico e... Basta! Sì, lasciamo fare questo lavoro agli altri, io voglio soltanto sparare. Il discorso con quest'arma è iniziato ben 4-5 mesi fa all'EOS. E perché si è protratto così tanto nel tempo? Beh, semplicemente per la bull barrel, e quindi abbiamo dovuto attendere che la pistola arrivasse con una bull barrel da Paganini, che ringrazio anticipatamente per tutto il video, per tutta la disponibilità, professionalità e per essersi affidato a una persona come me per provare e testare quest'arma. Ma partiamo dal principio: trasferta a Torino per raccattare Guido letteralmente dalla strada, per poi andare da Paganini a ritirare l'arma, e poi trasferta al campo per prime impressioni e per capire come effettivamente funziona l'arma. Ma che cos'è questa roba? Si scrive Tisas, si legge Tisash, che in Brianzolo fa anche rima con Besash, cioè un accrocchio, un qualcosa che sta insieme con gli stuzzicadenti. E se vogliamo applicare la regola del se la pistola ha un costo, un motivo ci sarà, beh, il punto perfetto per quest'arma sarebbe il poggiacarte sulla mia scrivania. Ma in realtà Tisash Duty 9 DS, frame 2011, caricatore da 17 colpi, nasce optic ready con Miracle Witness, che in questo caso io ho già rimosso perché essendo standardista mi attiravano troppo l'occhio, e ho montato un dot della Sili che mi avevano inviato e che vagava per casa da mesi in cerca di un'arma, dato che non ho pistole in optic, e che fortunatamente ora potrò riuscire a recensire, quindi iscriviti al canale per rimanere aggiornato per i prossimi video su cui recensirò anche quest'ottica. Nel video che vedrai la pistola è completamente originale, infatti è ancora montato sia l'attacco di mira che il mirino. L'unica modifica che abbiamo fatto è stato inserire una piastrina sul footprint RMCS, perché l'ottica andava a toccare il carrello nella parte anteriore, quindi poteva rischiare di romperla. Per il resto l'abbiamo oleata, cambiato la molla di ritorno mettendo una 10 libre e usata così com'è. Ok, dopo il massimo torniamo indietro almeno. Contrariamente a quanto si possa immaginare è estremamente leggera, pesa più di mezzo chilo meno della mia 40 e pesandola sulla bilancina con una seconda minigonna, quindi questa più un'altra per progetti futuri, arriva con l'ottica inclusa a un peso di 1100 grammi, quindi è perfetta per i DPA oppure anche per la standard optic, dato che per definizione nasce in singolazione. Non essendo abituato al frame della 2011, l'approccio iniziale è stato, parlando in politichese, uno schifo. La tua carriera da tester sta fallendo in partenza, eh? No. Shooter, are you ready? Stand by. Non è un problema riferito principalmente alla 2011 in sé, ma secondo me è un problema generazionale sulle pistole, nel senso che se si è alti più di 1,80 m e quindi si ha la mano leggermente più grossa del normale, tutte le impugnature fanno fatica a essere utilizzate, ed è lo stesso motivo per cui, magia delle magie, tirerò fuori la mia 40, ho dovuto rifare le guancette anche alla mia 40, perché la mano forte andava a sovrastare troppo e non lasciava spazio alla mano debole. Un problema simile che riscontro qui in maniera diversa, perché la 2011, avendo un frame più largo, dà effettivamente spazio. Il problema che cos'è? Che la minigonna non ci sta insieme alla mia mano. Ma lo stesso problema che ho ad esempio con le CZ, che quando impugno la pistola, la sicura destra mi si va a infilare nella carne. In questo caso il problema è duplice, perché impugnando la pistola, non trovando spazio sotto, prova ad andare sopra. Il problema è che sopra, avendo la dorsale, cosa succede? Che io spingendo verso l'alto automaticamente disattivo la dorsale e si genera un movimento che da una parte cerca di chiudere e dall'altra di spingere in su.
e quindi il più delle volte quando estraggo la pistola vado a inceppare, cioè non mi scarica il colpo. Infatti anche in questo momento, se io vado a caricarla, ovviamente pistola vuota, ha dentro il caricatore, togliamo il caricatore per sicurezza, pistola vuota, camera vuota, ora è partito, prima no. È un problema che riscontro spesso, ma proprio per il motivo che ti dicevo prima, che stiamo provando le varie minigun, abbiamo fatto la pesata con 2 minigun diverse, andremo probabilmente a risolvere. Il problema principale comunque sembra essere la forma della minigonna, sembra quasi una ciambella, cioè è una ciambella appoggiata sopra e non è raccordata. Ovviamente la minigonna che andremo a inserire ha le stesse dimensioni perché deve entrare nella stessa scatola, ma è più raccordata e quindi darà più agio alla mia mano nell'entrare, mentre questa spinge solamente verso l'alto perché ovviamente avendo lo scalino la mano cerca l'appoggio ma non lo trova il buco e cerca di infilarsi. Ma veniamo alla ciccia e parliamo di come spara. È una pistola leggerissima, quindi il fusto è in plastica, in polimero, e tutto il peso lo fa la canna e il carrello, quindi quando si spara bisogna dargli il giusto tempo perché tutta la massa durante l'azione di tiro viene spostata e quindi bisogna stare cauti. È anche vero che io sono il soggetto sbagliato per fare questi test perché sparando sempre in 40, per me sparare con una pistola in 9 mezzo chilo più leggera della mia 40, addirittura col punto rosso, sembra di sparare in 22. Se poi l'impugnatura fosse perfetta non troverei differenze con un videogioco. Lavora molto sul piano orizzontale, cioè quello dello scarrellamento. Come ho già detto abbiamo cambiato la molla perché di fabbrica ovviamente escono con le molle che sembra che debbano sparare in open, che poi non è vero, devono sparare colpi di open, quindi devono riuscire a preservare il carrello. Molle pesantissime in poche parole. Abbiamo montato una 10 libre, perfetta secondo me per una palla da 125, anche una 115, magari una 11 libre in quel caso, però va comunque bene per un primo test. Grazie a questo piccolo accorgimento, come si può notare, la pistola ha un leggero movimento verticale, ma che viene assolutamente resettato dalla molla, ritornando in posizione perfetta, e quindi il nostro unico lavoro è riuscire a contenere lo spostamento orizzontale. Ricapitolando, Tisash Duty 9 DS con un frame 2011, caricatore da 17, optic ready, canna bull barrel, quindi quella pesante. Sul carrello ci sono anche delle scalanature che consentono un grip efficace. Non c'è nulla sopra, ma quello laterale è più che sufficiente, come si può vedere. Si scarrella facilmente. Il colore c'è sia nero che secondo me ha un po' troppo del plasticoso come colore, mentre c'è questo bellissimo color terra che è veramente ma veramente bello. Non so se dalla telecamera rende quanto effettivamente è particolare, è veramente bello così. Pistola che appena tirata fuori la scatola può sicuramente fare bene, può essere usata in qualsiasi competizione perché, spoiler, non è la pistola che fa il punteggio, ma questa praticamente a seguito di una pressione in questo punto spara un colpo. Quello che conta è il manico che la tiene. Difetti: non è fatta per i bimbi troppo cresciuti, la mia mano sborda sia sopra che sotto. Ad esempio, come trucchetto per disattivare la sicura, non devo mettere la mano sopra la sicura laterale all'inizio, chiudere bene la mano e poi posso provare ad alzare il pollice. Troppo complesso per riuscirla a usare in gara al momento. Poi il punto è che quando ci prendi un po' la mano ti accorgi che è un pelo viscida. Bisogna sistemare qualcosa sull'impugnatura perché risulta veramente viscida, sia perché ovviamente la minigonna mi impedisce di stringerla correttamente, ma anche la plastica, il polimero che c'è sopra non è troppo grippante, cioè c'ha delle piccole frange c'ha delle piccole sporgenze, ma non è di certo a livello della log grip, e quindi anche su questo andremo a lavorarci. Poi ultimo punto per gli amanti delle modifiche, delle preparazioni, dello scatto: il grilletto non ha un grano di regolazione. Questo in realtà ce l'ha. Perché? Perché potevamo stare noi fermi
dopo aver sparato 300 colpi, a dire sì, dai, bella, la proviamo un altro giorno? Assolutamente no, abbiamo finito la giornata e siamo andati in officina da Guido e abbiamo fatto la modifica. Quello che hai visto è l'allenamento che ho fatto con la pistola completamente stock. Non mi veniva il termine, stavo per dire custom. Custom è il contrario. Quello che vedrai tra poco, o meglio in un video fatto da Guido, è la preparazione che abbiamo fatto per solamente lo scatto. Quelle cose che dici sì dai facciamolo così al volo, in realtà è stato un lavoro non indifferente con molti cambiamenti. Poi uscirà un video in cui io la proverò modificata, quindi esattamente come la vedi adesso, e poi ci saranno altri video in cui faremo cose, ma molte cose. Questo video finisce qui e ti lascio a quella che io chiamo omilia di Don Guido, che in politichese si chiamerebbe monologo, e se sei un pelo giovane potrebbe essere una stand-up comedy ma seduto. Ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like e lasciare un commento se hai già provato la pistola, se sei curioso di sapere qualcosa, se qualunque cosa. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Se vuoi parlare... Posso parlare? Ok. La pistola l'abbiamo provata. Mi è piaciuta. Alcune cose sono buone, altre cose sono migliorabili. Partiamo dalle cose buone. Con la nuova versione Bull Barrel il comportamento è bello, è molto bello, la pistola risponde bene, specialmente con un pelino più di peso che può dare un'ottica sul carrello, rimane un pochino più equilibrata. Per un tiro tacca di mira mirino, secondo me la versione Bushing era un pelino meglio, perché comunque un Bull Barrel deve essere timato molto bene. Per un utilizzo più col dot, il Bull Barrel equilibra un secondo la struttura anche quando abbiamo il carrello aperto. Questa è una cosa che ad esempio Morgan ha visto con la mia pistola, dove sto sperimentando un dot un po' più pesante perché un tubo hai un effetto di movimento molto rotativo nella mano, cioè quando spari la pistola sale, per quando il carrello viene indietro ti sposta tanta massa e quindi ti alza un pelino il naso. Mentre invece questa versione qua, con quest'ottica anche piccolina che sta testando Morgan, che gli ha mandato 6 lì, è diventata molto bella, cioè il comportamento è estremamente rettilineo. Poi chiaramente su queste cose ci devi lavorare con la molla di recupero, trovargli la munizione corretta, trovare il tuo assetto arma munizione, ma non mi è dispiaciuta come comportamento. L'abbiamo usata così come le era uscita dalla scatola e la pistola comunque si è comportata bene, le cadenze comunque che si riuscivano a esprimere anche su ingaggi magari non propriamente facili come posizione c'erano. La pistola non è male. Veniamo a quello che mi è piaciuto un po' meno, che dovremo migliorare, e faremo un video dedicato con Morgan proprio per il miglioramento di quelle che secondo me sono le caratteristiche fondamentali che una pistola di questo tipo deve avere. Prima di tutto lo scatto, che non è brutto perché non è pesantissimo, anzi, cioè hai un appoggio, hai uno svincolo che non è eccessivamente duro e ha solo un pelino di retroscatto di troppo, anche perché il grilletto, questo grilletto di serie non ha il grano di regolazione, però ci si può lavorare. Diciamo che è uno scatto standard 2011, qua è una questione di personalizzazione messa a punto, ognuno poi se lo cuce come si vuole, se lo cambia, lavora sul suo originale, lo mettiamo a posto. Le sicure vanno bene. Punto negativo ve lo dirà anche Morgan, che gli ha letteralmente mangiato la mano, e il profilo della dorsale, che è molto squadrato. Va bene però per chi ha mani un po' più piccole. Chi ha le mani un po' più piccole apprezza le dorsali un po' più alte, perché tendono a mangiargli un po' meno la carne e comunque a riempirti questo spazio anche se non hai la mano eccessivamente grossa, questo spazio qua. Mentre per chi come noi ha la mano un po' più grossa diventa un po' un limite, perché quando entri nella pistola, vai sopra,
ti ritrovi tanto carico della dorsale sulla mano e quando la pistola ti cede l'energia comunque spinge e uno ti alza leggermente il naso, due comunque senti che cerca proprio di trovarsi lo spazio nella mano e quindi ti morde un po'. Però la fortuna è che dove abbiamo più ciccia la possiamo togliere, dove invece non l'abbiamo non possiamo certamente aggiungerla se non faticando di più. Quindi va benissimo, questo sarà un punto sul quale lavoreremo. Non è bruttissima out of the box, ma possiamo migliorarla notevolmente. Vedete ad esempio quanto spazio c'è tra la fine del fusto e la sicura. Questo è un parametro che si può correggere, che io ad esempio sulle mie pistole correggo e curo molto anche. Altra cosa che mi è piaciuta un po' meno è l'impugnatura di serie, che non ha dei brutti profili, anzi su alcune cose non è niente male, la rotondità anteriore non è brutta, migliorabile ma non è brutta, la trovo però un po' liscia, un po' viscida, soprattutto sparando come abbiamo sparato oggi, con un caldo veramente infernale, avevamo 37 gradi sul campo sotto il sole e comunque quando andavi fuori dopo qualche colpo che le mani incominciavano a essere sudate sentivi che non avevi tutto il grip che avresti voluto. Anche in questo caso non è un problema, interveniamo, ci lavoriamo, correggiamo quei due profili, andiamo a dargli un grip un pochino più accentuato con uno stippling, magari anche dandone di più dove serve e un po' meno dove è meglio che non ci sia, e teoricamente dovremmo avere una pistola ben assettata e ben ergonomizzata, concedetemi il termine. Cosa che non è piaciuta a Morgan, a me non ha fatto grossa differenza, sono le tacche di mira in co-witness sull'ottica. L'ottica l'abbiamo dovuta montare con una piastrina volante che avevo buttata nei cassetti, l'ho adattata. Questa non è sicuramente la versione definitiva, ne faremo una dedicata, perché con il carrello round, montando questa tipologia di ottica, vedete che sarebbe andato a toccare la base della parte di lente, della parte di base lente che esce, sarebbe andata a toccare sul carrello e probabilmente coi primi colpi avrebbe scaricato le vibrazioni direttamente sulla lente rompendola. In questo caso quindi ho preferito alzarla leggermente, come ho detto, con una piastrina di recupero. Poi una volta che faremo tutto il lavoro definitivo andremo a creargli una piastrina dedicata per alzarla. Se la lente è ad esempio come questa qua, che non ha la parte che sporge anteriormente, non c'è necessità di farlo, anzi probabilmente col K di Holosun sarebbe proprio perfetto. Adesso sono piccole caratteristiche che vanno viste quando si va a montare un'ottica per evitare di avere problemi in futuro. Basta, per il resto l'affidabilità è stata buona, adesso sta nel prepararla e poi nel metterla sotto, spararci un po' di colpi e vedere come si comporta sul lungo periodo.